La Mazda 787 è un'autovettura sport prototipo costruita secondo i regolamenti FIA di gruppo C per gareggiare nella 24 ore di Le Mans e nel campionato mondiale super prototipi. Ma quest'auto ha una particolarità, ossia montava un motore rotativo Wankel in una versione quadrirotore denominata R26B. Vi anticipo subito che è stata la prima vettura a vincere una Le Mans 24 ore con questo tipo di motore. Questa macchina era veramente una piuma, tanto che aveva il telaio che era una monoscocca in fibra di carbonio. Anche la carrozzeria era molto leggera, dato che adottava materiali compositi tra cui Kevlar e carbonio, come anche l'impianto frenante. Tutto ciò permise di raggiungere un peso di appena 830 kg. Ma torniamo a parlare del motore Wankel, che ha 4 rotori in linea, e ognuno con 3 candele, per una cilindrata totale di 2616 cm3, che sarebbe l'equivalente di 4708 cm3 di un motore a pistoni. Così il motore riusciva a sviluppare 700 cavalli a 9000 giri, regime che fu contenuto per prudenza, dato che gli ingegneri Mazda rilevarono che oltre tale soglia la potenza aumentava a 930 cavalli, con un limite portato a 10.000 giri e mezzo. Parlando invece in termini di coppia, questo motore riesce a raggiungere un picco di 608 Nm. Anche se secondo me la cosa più bella di questo motore è il suono. Sentite qua, ragazzi. Passiamo invece ora alla storia di questa macchina nelle gare Endurance, quando nel 1990 schierò la Mazda 787 solo per puntare alla vittoria della 24 ore di Le Mans, ma le 787 in gara ebbero inconvenienti meccanici al motore, tra le quali perdita dell'olio e cavi elettrici bruciati per un inadeguato raffreddamento, e così si ritirarono. Ma a Mazda non gli andò giù di aver perso, così schierarono una versione rivista, la 787B. Alla 24 ore di Le Mans del 91 furono schierate 3 vetture. Nonostante Mazda partisse contro i pronostici, la Mazda approfittò dei problemi degli avversari, tra le quali le nuove Peugeot 905, le Mercedes-Benz C11 e le Porsche 962 si ritirarono per problemi al motore. Le Jaguar invece condussero una gara in difesa per un consumo carburante eccessivo. Così la leggerissima Mazda 787B vinse la corsa con Johnny Herbert, Volker Wedler e Bertrand Gacot. Così dopo il trionfo la Mazda 787B con telaio 002 fu messa a riposo presso il museo della Casa Marre, mentre le competizioni vennero portate avanti dal telaio 003 che presentava anche degli aggiornamenti aerodinamici. Mamma mia ragazzi, sentitelo già qua il motore rotativo come gratta. Che sound! Mamma mia! Questi 4 rotori si fanno sentire. Mamma mia, poi bellissima la livrea di quest'auto. Arancione e verde, l'adoro, ma proviamola in pista perché è fatta per questo. Eccoci qua ragazzi. Vedere? Ulala, che coppia che c'ha. La tiene bene, la tiene bene. Guardatela qua, una volta che è spedita questa qua è sempre in coppia. Staccatona, vediamo. Freni ottimi. Leggero bloccaggio. Presa da Dio questa variante. Vediamo ora questa staccatona.
Mamma mia, bellissima. Ultima curva di percorrenza. Mamma mia, la stavo perdendo. Ho un'accelerazione pazzesca.